Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a realizzare la sedia del dentista, questa bella poltroncina. Ho applicato anche la lampada, il lavandino, il bracciolo e ho messo anche la tavoletta dove viene appoggiato tutti gli strumenti del dentista. Spero che vi piaccia questo mio progetto. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la sedia del dentista vado a fare prima la base di sotto della poltroncina. Per realizzare la base di sotto facciamo una catenella di 16 maglie e lavoriamo per 20 giri le nostre 16 maglie. Andiamo a fare due pezzi uguali, poi questi due pezzi li dobbiamo andare ad unire insieme. Possiamo unirli o con delle maglie bassissime tutte intorno oppure con ago e filo. Prima di chiudere tutto dobbiamo poi inserire all'interno un cartoncino in modo da far diventare più rigida la base di sotto. Quindi inseriamo il nostro cartoncino all'interno, dopo quindi facciamo tutto il nostro giro in modo da chiudere tutta questa parte e poi andremo ad inserire il cartoncino. Quindi vado a sovrapporre i due pezzi e con delle maglie bassissime vado a chiudere le due parti. Quindi inserisco l'uncinetto sia nella parte di sopra che nella parte di sotto e poi vado a fare una maglia bassissima e proseguo così per tutto il giro. Arrivato però verso quest'altro lato dobbiamo andare ad inserire il cartoncino e poi andremo a chiudere anche quest'altra parte di sopra. Quindi facciamo tutto il giro a maglie bassissime fino ad arrivare qui e poi inseriremo il cartoncino. E ora, prima di chiudere la parte superiore, vado ad inserire all'interno il cartoncino. Quindi lo facciamo leggermente un po' più piccolo, lo andate a tagliare dopo aver realizzato la base, prendete la misura e poi lo andate ad inserire all'interno. Fatto questo possiamo andare a chiudere anche quest'altra parte sempre a maglie bassissime. Proseguiamo il giro fino a chiudere tutte e due le parti con delle maglie bassissime. Chiudiamo poi il lavoro e andiamo a nascondere i fili all'interno. Diamo bene la forma della piattaforma e poi andremo qua sopra a costruire la base dove poter appoggiare poi il cuscino. Per realizzare il cuscino della sedia io utilizzo questo colore, potete farlo di qualsiasi altro colore, e dobbiamo andare a realizzare una catenella di 14 maglie e lavorare per 26 giri le nostre 14 maglie, quindi viene leggermente più stretto ma più lungo, leggermente più lungo di quello che abbiamo realizzato prima quindi della base. Dobbiamo fare anche di questo i due pezzi allo stesso modo e dobbiamo andare a chiudere così come abbiamo fatto per la base di sotto. Dobbiamo andare a chiudere questa parte, però qui invece di inserire il cartoncino andremo ad inserire un po' di ovatta sintetica all'interno. Sovrapponiamo anche qui le due basi, quella di sopra e quella di sotto, e andiamo a chiudere con le maglie bassissime fino ad arrivare a quest'altro lato e poi andremo ad inserire l'ovatta sintetica all'interno. Andiamo poi ad inserire un po' di ovatta sintetica, non troppo, giusto un po', poi diamo un po' la forma e andiamo a chiudere anche poi quest'altra parte di sopra, sempre a maglie bassissime. Stacchiamo poi il filo e andiamo a nascondere all'interno del lavoro. Diamo bene la forma. Per fare la base di sotto dove andremo a appoggiare, quindi il piedistallo che va messo sulla base qui della sedia, andiamo a realizzare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo una mendola ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie lavorate. Facciamo un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Facciamo una maglia bassissima e andiamo a lavorare le 20 maglie basse però lavorate in costa dietro.
lavoriamo ora per altri 6 giri 20 maglie basse e poi stacchiamo il filo e riempiamo con l'ovatta sintetica. Stacchiamo il filo, andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica, andiamo bene a pressare così è più ha più sostegno e andiamo ad applicarlo qui. L'applichiamo al centro, mentre il cuscino lo dobbiamo applicare dalla parte di dietro a pari e poi uscirà naturalmente un pochettino più fuori, quindi in questo modo. Per realizzare la spalliera abbiamo una catenella di 10 maglie e lavoriamo 12 giri di 10 maglie basse su queste 10 catenelle. Terminati i 12 giri di 10 maglie andiamo a fare un altro pezzo uguale, poi andremo a sovrapporlo e come abbiamo fatto per la base di sotto andremo a mettere il cartoncino all'interno in modo da realizzare così lo schienale sopra e poi andremo a fare il poggiatesta ancora un pochino più piccolo sopra. Per realizzare il lavandino abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Facciamo ora una maglia bassissima e andiamo a lavorare le 20 maglie però lavorate in costa dietro. Facciamo un altro giro di 20 maglie basse. Realizziamo una maglia bassissima e andiamo a lavorare il rubinetto 1 2 3 4 5 6 7 e 8 catenelle. Ora andiamo a lavorare 8 maglie bassissime nelle 8 catenelle, quindi facciamo una catenella per girare e poi facciamo 8 maglie bassissime. E poi ritorniamo con una maglia bassissima nella maglia di base e questo sarà il rubinetto. Possiamo staccare il filo, lasciamo lungo in modo da poterlo poi cucire sulla base. Per il poggiatesta dobbiamo fare due parti, quindi il cuscino poggiatesta, facciamo una catenella di 6 maglie, giriamo con una catenella e facciamo 6 maglie basse nelle 6 catenelle. Giriamo il lavoro e lavoriamo per altri 3 giri le nostre 6 maglie basse. Ora facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 4 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 4 maglie e poi andiamo ad unire l'altro pezzo come abbiamo fatto per il sedile, dobbiamo andare a unire tutti e due i pezzi, quindi non staccate poi il filo perché dobbiamo andare ad unire. Andiamo a sovrapporre e come abbiamo fatto per gli altri pezzi andiamo a fare le maglie bassissime prendendo tutte e due le lavorazioni e andiamo a chiudere in questo modo. Volendo possiamo inserire anche un po' di ovatta sintetica prima di chiudere il tutto. Mettiamo al centro della base della poltroncina la base di sotto in modo da poter poi cucire maglia per maglia. Andiamo maglia per maglia, prendiamo sia la base per posizionare la poltroncina che la base per reggere il tutto e andiamo a cucire. Possiamo fermare con gli spilli e
andiamo a cucire bene tutto intorno. Con ago e filo andiamo a cucire lo schienale dietro, posizioniamo in questo modo e andiamo a bloccare volendo possiamo andare a rinforzare anche sulla parte davanti oppure ripassiamo dietro e rinforziamo bene la cucitura. Andiamo a cucire anche il poggiatesta, mettiamo la parte più larga sotto, così come abbiamo fatto per lo schienale. Andiamo a cucire anche, posizioniamo bene al centro e andiamo a cucire anche il poggiatesta allo schienale. E poi ripassiamo per rinforzare. Posizioniamo la poltroncina sulla base e andiamo a cucire maglia per maglia, come abbiamo fatto la base di sotto anche la base di sopra. Per realizzare il bracciolo faccio una catenella di 16 maglie e lavoro 16 maglie basse per 4 giri nelle 16 catenelle. E ora possiamo andare a chiudere utilizzando sempre le maglie bassissime oppure con ago e filo, come preferite. Andiamo a piegare a metà il nostro lavoro e andiamo a chiudere con le maglie bassissime in modo da realizzare così il bracciolo. E proseguiamo a chiudere fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui andiamo a girare e chiudiamo anche la parte davanti in questo modo. Stacchiamo poi il filo, lo lasciamo un po' più lungo per poterlo cucire e inseriamo un po' di filo di ferro all'interno. Dalla parte aperta andiamo ad inserire il filo di ferro piegandolo leggermente sul davanti e poi andiamo a dare la forma al bracciolo. Andiamo a piegare in questo modo e dobbiamo andare a cucirlo sulla poltroncina qui lateralmente. Dobbiamo ora andare a realizzare la base da supporto dove andremo ad appoggiare i vari tubi per la lampada e per gli strumenti e il lavandino. Quindi andiamo a fare una catenella di 10 maglie e poi lavoreremo 10 maglie da questo lato della catenella e 10 maglie dal lato di sotto della catenella. In tutto saranno 20 maglie. Dobbiamo poi lavorare le 20 maglie per 15 giri. Poi andiamo ad inserire il cartoncino e anche un po' di ovatta sintetica e dobbiamo andare a posizionare la nostra struttura lateralmente qui. Posizioneremo poi il lavandino lateralmente e i due tubi. Ho realizzato un anello magico di 6 maglie e ho lavorato per 27 giri le mie 6 maglie, dopodiché ho staccato il filo, ho inserito all'interno un po' di filo di ferro e poi andiamo a piegare come vi farò vedere e sulla base qui ho fatto la stessa base qui con le 10 maglie lavorate 10 maglie basse da un lato 10 maglie basse dall'altro lato, quindi tutti in giro, e
ho fatto i miei giri di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Ho fatto 10 giri di 20 maglie e poi ho fatto le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte, e prima di chiudere ho inserito il cartoncino. Vado poi a inserire alla base qui del filo di ferro anche all'interno, ho fatto un pochino più lungo e piegato in questo modo, e vado a cucire queste due parti qui in modo da realizzare così la base per gli strumenti. Ho realizzato poi un altro tubo di 42 maglie dove andrò ad inserire qui alla base la lampada che andremo a fare. Quindi dobbiamo andare poi a posizionare, prima andiamo a cucire il supporto alla base della poltroncina, e poi andremo ad inserire verso metà un tubo e sulla parte davanti l'altro tubo, quello con il supporto degli strumenti, mentre questo sarà il tubo, quello più lungo, il tubo della lampada. Questo è il supporto per gli strumenti, e poi andremo a posizionare il lavello sul davanti qui. Quindi andiamo a realizzare ora la lampada che andremo ad inserire sul tubo più lungo. Qui andremo ad inserire gli strumenti e qui la lampada. Per la lampada lavoriamo una catenella di 8 maglie. Io vado ad utilizzare questo colore, ma potete farlo anche in bianco come più vi piace. Quindi andiamo a fare 8 maglie basse nelle nostre 8 catenelle. Giriamo e lavoriamo per altri 4 giri le nostre 8 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie, quindi saltiamo in questo modo la prima e saltiamo anche la seconda facendo una maglia bassissima, e lavoriamo ora le nostre 6 maglie. Giriamo il lavoro e lavoriamo nuovamente 6 maglie basse. Ora facciamo 2 catenelle, giriamo e lavoriamo anche sulle nostre 2 catenelle e saranno nuovamente 8 maglie basse, e lavoriamo poi per altri 4 giri le nostre 8 maglie basse. Possiamo staccare il filo e andiamo a realizzare con il filato giallo la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui per questo azzurro, oppure possiamo prendere del panno lenci o del feltro o della gomma eva gialla e la andiamo ad applicare con un po' di colla in modo da simulare la lampada, la luce. E ora come prima cosa andiamo a cucire il supporto qui alla base e alla poltroncina in modo che sia bello stabile, e poi andremo ad applicare la lampada e il supporto. Cuciamo poi il supporto per gli attrezzi al tubo e andiamo a rinforzare bene. Cuciamo la lampada, il tubo della lampada al supporto qui, e andiamo a bloccare bene fino a rinforzare il tutto, quindi blocchiamo bene. E poi andiamo a bloccare anche il supporto per gli attrezzi al lato della lampada. Ho applicato anche il lavandino e ho messo i fili sotto, semplicemente passando i fili ho aggiunto un po' di panolenci in modo da bloccarli, e poi ho messo una piccola tovaglietta verde, e poi decidete voi come andarla a rifinire. Andate a piegare i
i fili in modo che sembri che siano delle lampade. Io ho fatto una specie di S qui e poi ho bloccato, ho abbassato sul davanti e ho applicato la gomma eva glitterata in modo che sia una specie di lampada, diciamo in questo modo. E poi ho piegato anche quest'altro ferro in modo da simulare che sia il sostegno per gli attrezzi. E questa è la mia sedia del dentista. Per lo sgabello avviamo un anello magico di 6 maglie. Facciamo un aumento di ogni maglia, saranno 12 maglie, una maglia e un aumento per tutto il giro saranno 18 maglie, ogni 2 maglie un aumento 24 maglie, ogni 3 maglie un aumento 30 maglie e infine ogni 4 maglie un aumento saranno 36 maglie. Facciamo 2 dischetti uguali, però in quest'altro dischetto non stacchiamo il filo, facciamo una maglia bassissima e lavoriamo 36 maglie però lavorate in costa dietro. Lavoriamo per altri 2 giri 36 maglie lavorate normalmente. Inseriamo un po' di ovatta sintetica all'interno e dobbiamo andare poi a chiudere con l'altro pezzo che avevamo realizzato prima, dobbiamo andare a chiudere con delle maglie bassissime in modo da chiudere le due parti insieme. Se occorre andate poi ad aggiungere un altro po' di ovatta sintetica. Potete fare questo lavoro anche con ago e filo. E questa sarà la base del cuscino del nostro sgabello. Poi andiamo a fare il piedistallo e realizziamo un anello magico di 10 maglie. Lavoriamo le 10 maglie fino a quando vi dirò io. Più o meno dovete arrivare all'altezza della poltroncina del dentista, quindi facciamo i nostri giri fino a quando vi dirò. Ho lavorato le 10 maglie per 8 giri, ora vado a fare una catenella 1 2 3 4 5 6 e 7 e poi vado a lavorare 7 maglie basse nelle 7 catenelle. Rientro poi nella base, faccio una maglia bassissima, giro di nuovo il lavoro e vado a lavorare nuovamente sulle maglie che ho appena lavorato, sulle 7 maglie. Giro dall'altro lato qui e vado a lavorare 7 maglie anche per questo lato. Terminato questo giro faccio una maglia bassissima e vado nella prossima maglia, ne faccio un'altra bassissima e lavoro di nuovo 7 maglie. Dobbiamo in pratica lavorare 4 in modo da realizzare le 4 rotelline della sedia, quindi ne facciamo un'altra di qua e un'altra di qua in modo da ritrovarci con 4 piedini, diciamo. Una volta che abbiamo terminato possiamo andare a riempire con l'ovatta sintetica e poi qui alla base possiamo andare a inserire il filo di ferro e andremo a cucire con ago e filo in modo da bloccare la base di sotto. Quindi poi andremo a cucire il cuscino sopra allo sgabello, pieghiamo 4 fili di ferro in modo da realizzare così sia la base da inserire poi la parte dello sgabello e poi andiamo a piegare lì dove abbiamo fatto i 4 piedini i nostri 4 fili di ferro.
li andiamo a mettere in corrispondenza e dobbiamo andare ora a cucire internamente il filo. Con ago e filo andiamo a chiudere il nostro filo di ferro all'interno e con ago e filo andiamo a chiudere il filo di ferro all'interno, in questo modo. Per ogni piedino. Ho cucito tutto, anche la parte centrale. Vado ad applicare 4 perline sotto i piedini della poltroncina della sedia e ora vado a cucire il cuscino sulla base e così anche lo sgabellino è terminato. Questa è la mia versione della poltroncina del dentista, spero che l'idea vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e ciao ciao, alla prossima! Lavoriamo che ci consoliamo.